Bentornati, io sono Kiki e nel video di oggi vediamo come dipingere le fiamme. Forse ho esagerato perché ho preso una miniatura decisamente piena di fiamme, ma almeno lo capiamo bene. Per accelerare i tempi ho iniziato a primerare la miniatura con il primer nero dato ad aerografo e poi ho irrobustito il colore delle fiamme creando già una base bianca. Come vedete a questo punto ho già dipinto la miniatura semplicemente lasciando da parte le fiamme che faremo in questo video. La pelle invece è il contenuto esclusivo del mese dedicato ai sub, quindi se non volete perdervi anche quel contenuto date un'occhiata alla descrizione. Iniziamo però stendendo uno strato di giallo, io in questo caso utilizzo i colori chimera perché sono estremamente pigmentati, su tutta la parte della fiamma. Una cosa importante in questa fase è che la base su cui stendiamo il nostro colore di partenza deve essere un bianco estremamente omogeneo, perché come vi mostrerò fra poco, in ogni punto in cui non sarà bianco, il colore giallo non attaccherà bene, o meglio, lascerà intravedere quello che c'è sotto, e quindi andrà a perdersi l'effetto luminoso. Come vi dicevo già in altri video, è importante che nel momento in cui andiamo a cercare di creare una fonte luminosa, la base di partenza sia il bianco pieno, altrimenti i colori non risulteranno mai brillanti e quindi non avremo quell'effetto luminoso che stiamo cercando. Concludiamo il primo strato di giallo su tutte le fiamme e siamo pronti a passare al colore successivo, ovvero un arancione brillante. In questo caso io ho scelto un colore AK. Il colore di base è dato, quindi d'ora in poi con i colori che useremo successivamente dovremo sempre di più restringere la zona colpita. Iniziamo comunque con l'arancione, con il quale andiamo a illuminare tutte le punte delle fiamme, da circa metà della fiamma in poi. È importante non coprire tutto lo strato giallo, altrimenti perdiamo la luminosità e il lavoro fatto finora, ma è anche importante non andare solo sulle punte più estreme, perché quelle punte le faremo con un colore successivo. Per dare maggiore irregolarità e non limitarci semplicemente alle punte, possiamo andare anche a colorare leggermente i fianchi delle fiamme, quelle specie di vortici, se ce ne sono, che collegano una punta all'altra. È importante però rispettare sempre la regola per cui la fonte di luce, quindi la zona più vicina alla fonte di luce, è più chiara rispetto alle estremità. Se noi andassimo a osservare un fuoco ci accorgeremmo subito che il punto di partenza delle fiamme è più chiaro del resto, quindi è importante rispettare sempre questo concetto. Per andare a sfumare leggermente lo stacco tra i due colori, semplicemente creiamo un mix tra quelli usati finora e con un velo leggero di colore e il pennello quasi scarico andiamo a coprire lo stacco tra i due colori. In questo modo possiamo ampliare leggermente l'arancione verso il giallo, senza però andare a coprire il tutto. Cerchiamo sempre di mantenere i punti più interni, quindi i recessi, con il giallo, mentre invece più ci allontaniamo da questi punti, più andiamo a scurire. È importante usare il colore molto leggero in modo che risulti una transizione naturale tra il giallo e l'arancione pieno che c'è alle estremità. Una volta soddisfatti del risultato passiamo al colore successivo, ovvero il rosso. Anche in questo caso io ho scelto di usare chimera, perché il rosso è particolarmente brillante. In questa fase è estremamente importante colorare solo le estremità delle fiamme, restringendo di molto la zona colpita rispetto a quanto abbiamo fatto con l'arancione. Non ci allarghiamo anche sui fianchi come abbiamo fatto prima con l'arancione, cerchiamo di lasciare questo colore solo per le estremità. Non dico un piccolo punto, ma poco di più. Questo perché dovremo utilizzare un altro colore, proprio per terminare le fiamme, che dovrà essere ancora più impercettibile. Questo si deve vedere, ma non troppo. Non è un colore principale all'interno delle fiamme. Per sfumare, come abbiamo fatto prima, semplicemente creiamo un mix tra l'arancione e il rosso e lo utilizziamo ancora come un velo leggero per andare a mitigare lo stacco. Le fiamme nella realtà non sono regolari e non sono neanche estremamente sfumate, sono molto irregolari, ma qui per ottenere un aspetto un pochino più gradevole io vi consiglio di sfumare quanto più possibile. Un passaggio che rende il tutto ancora più credibile è utilizzare il bianco mischiato ad una punta di giallo per creare un colore molto acceso e andare a rischiarire i recessi.
a rendere ancora più chiare quelle zone di recesso che dovevano essere bianche e che poi sono diventate gialle facendo il primo strato di colore. Mi raccomando, non colorate le zone più esterne, ma solo quelle interne. Un ultimo passaggio per quanto riguarda la struttura della fiamma lo facciamo con un marrone scuro. Qui è ancora più importante fare un segno quasi impercettibile, solo sull'estremità della punta, non andremo nemmeno a sfumarlo, ma deve essere quasi impercettibile e possibilmente solo sulle fiamme più lunghe. Ora che abbiamo tutta la nostra fiamma fatta, dobbiamo andare a inserire questo effetto anche sulla miniatura, perché non è credibile che una fiammata del genere non si ripercuota anche sui colori della nostra miniatura. Quindi partiamo con il rosso che abbiamo utilizzato prima, ma in una versione molto più leggera, andando a creare un alone luminoso sul corpo e sui vestiti della miniatura. Ovviamente, se abbiamo sbavato applicando i colori delle fiamme, dobbiamo prima sistemare la base della miniatura e poi procedere con questo colore leggero. Come già detto, è importante andare a utilizzare il colore come un velo leggero, ma cosa ancora più importante è andare a scaricare quasi completamente il pennello. In questo modo avremo pieno controllo di dove stiamo andando a posizionare il colore e non ci colerà in punti in cui non ci serve. In questo modo avremo un colore rosso che integra i colori della miniatura con il calore delle fiamme. E adesso andiamo a fare quel passaggio successivo che andrà a svoltare la situazione, ovvero a inserire una maggiore intensità nelle zone proprio adiacenti alle fiamme. Lo facciamo andando a utilizzare l'arancione di prima, semplicemente più leggero, come abbiamo fatto con il rosso poco fa. Restringiamo la zona colpita e con questo arancione andiamo a colorare soltanto le zone adiacenti, non ci allarghiamo oltre quei pochissimi millimetri di distanza dalle fiamme. Proprio grazie a questa consistenza leggera e alla possibilità di avere il pieno controllo di dove stiamo posizionando il colore, riusciremo ad ottenere un effetto molto più credibile. L'importante è che l'arancione sia solo nelle zone più vicine alla fiamma. E con questo si conclude anche il video di oggi. Sono contentissima di aver trovato questa miniatura che subito mi ha dato l'ispirazione per fare questo tutorial. Come sempre, se il video vi è piaciuto lasciate un like, iscrivetevi al canale e attivate la campanella per non perdervi i prossimi contenuti. Qui sotto in descrizione vi lascio il link ad alcuni video precedenti e altre informazioni utili. Io vi ringrazio come sempre di aver visto il video fino alla fine, vi do appuntamento al prossimo e come sempre siate creativi!